Buongiorno a tutti, bentornati al mio canale. Un ringraziamento particolare a tutti gli amici, oltre quelli di YouTube, di Facebook, che mi seguono. Grazie, grazie di cuore. Per la seconda volta propongo, 2 settimane consecutive, un dolce. Oggi propongo una torta farcita con mele, cioccolato, uvetta. Se avete dei pinoli o delle mandorle, facoltativo. Vado a preparare una torta ripiena farcita con pasta sfoglia o pasta brisée, semplicissimo. Direi quasi uno strudel, ma è una torta strudel. Seguite la ricetta, se il video vi piace, come sempre vi chiedo un commento se l'avete mai mangiata, se vi piace e soprattutto condividete. Grazie dal canale di Virginia, alla prossima ricetta, a presto! Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Ingredienti: 2-3 tavolette di cioccolata fondente, l'uvetta l'ho messa in acqua che si ammorbidisce appena un pochino. Avremo bisogno di una tazza di zucchero di canna, da 1 a 2 mele e una pasta brisée. Se abbiamo anche dell'uvetta, oltre l'uvetta passa, dei pinoli, va benissimo. Questo è facoltativo. Inizio con tagliare le mele. Mezzo bicchiere scarso di zucchero sopra le mele fatte a fettine sottile. Adesso andrò ad aggiungere la cioccolata fondente e misceliamo bene tutto il composto. Nel frattempo ho steso sulla teglia la pasta brisée, ma possiamo utilizzare anche una pasta sfoglia. Bucherilliamo bene su tutta la superficie con una forchetta, insomma appoggiamo appena e andiamo a rigirare il composto. Allora, rigirato molto bene, lasciate un paio di secondi, che dai 3-4 minuti che si insaporisse un po' il tutto. Aggiungo 2-3 pinoli, facoltativo, e un paio li lascio, che poi vado a metterli sopra. Adesso andiamo a mettere sulla pasta sfoglia o pasta brisée. Con un coltello praticamente mi segno appena appena la parte che voglio lasciare libera. Vado a fare un rettangolo, l'altro anche da questa parte, e questa faccio 4 laterali, non importa se non sono perfetti, delle striscioline. Potevo anche arrotolarla, ma mi piace che venga bombata in questo modo. Prendo il composto e metto al centro fino a finire tutto il composto di mela, cioccolato, uvetta e pinoli, così fino al termine. Tiriamo su i laterali. Io ho già iniziato, ho tagliato dove era più lungo dei lembi, delle striscioline, che poi andrò a terminare nella parte superiore, così tutto a giro. È quasi pronto. Adesso queste striscioline che mi erano rimaste, taglio ancora un pezzo, vado a coprire la parte superiore. Possiamo farle ovviamente più larghe, più lunghe, come vogliamo. Copro bene il centro. Lo strudel è quasi pronto. Adesso ho messo un po' di latte
e un uovo. Vado a spennellare la parte superiore, tutta la superficie, pennellino, e passiamo bene. Cottura in forno che ho già messo caldo a 140, adesso lo porto a 170, ventilato, ma possiamo metterlo anche statico. Ventilato magari si termina prima, i tempi sono più accelerati. Passato bene dappertutto, con un coltello avvicino da cercare di farlo un po' rotondo, perfetto anche se non è perfetto, e voilà, una bella torta strudel a posto. Adesso faccio che prendere una manciata di zucchero di canna e verso sopra. Passato bene dappertutto. Una spolverata di zucchero di canna e vado a prendere quei due pinoli, ma questo è facoltativo, che mi erano rimasti, e li adagio sopra. Sistemo con le mani. Ricordo che inizialmente mettiamo a 170, dopo 20 minuti abbassiamo, in questo modo rimarrà tutto ben croccante e non si brucia. Pronto? Inforniamo e quando sarà pronto lo mostro. Torta farcita ripiena strudel, lascio raffreddare e poi tagliare una fetta. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un commento. Ricordate che si può mantenere in frigo dai 3-4 giorni, ottima in qualsiasi momento. Alla prossima dal canale di Virginia. A presto!